Terminator 2D No Fate, un omaggio dichiarato e senza compromessi a Terminator 2 il giorno del giudizio, probabilmente il capitolo più iconico e riuscito dell'intero franchise cinematografico. Ci troviamo davanti a un action 2D che abbraccia uno stile pixel art molto particolare, ma lasciatevelo dire, è una scelta che calza a pennello perché richiama quell'estetica anni 90 fatta di arcade, sudore e metallico destino inevitabile. In questo viaggio tra umani che lottano per sopravvivere, Terminator implacabili e un futuro apocalittico, il gioco punta tutto su atmosfera, azione e nostalgia ben dosata. Ma funzionerà davvero come tributo a un mito divenuto ormai di culto nella cultura pop? Scopriamolo insieme e quindi, come sempre, let's play with Prince! Terminated. Let's play with Prince. Terminator 2D No Fate. Eccoci al menu, ragazzi! Oh, già la sequenza introduttiva gasa tantissimo. Il menu, come immaginavo, è molto spartano. Certo, ci sono i punteggi più alti, immagino sia un confronto fra i vari punteggi ottenuti nelle varie partite. Opzioni, lingua, guarda intro, insomma, cose standard. Tra l'altro, ragazzi, contentissimo che ci sia la lingua italiana. Ce ne sono una decina. E bene che almeno per questo gioco qui, per quanto non ci sia un doppiaggio vero e proprio, ma solo i sottotitoli, ci sia la lingua italiana. Noi non indugiamo oltre, andiamo subito a fare inizia e vediamo le varie modalità proposte da questo titolo. Modalità storia, modalità arcade, che presenta, vedete in basso, nessun continua, nessun salvataggio, pura azione, quindi probabilmente o non ci sono possibilità di continuare, appunto, qualora venissimo eliminati. Magari c'è anche un punteggio vero e proprio. Livelli di addestramento, fai pratica nei livelli per perfezionare le tue abilità, quindi c'è anche un vero e proprio tutorial. E ragazzi, poi ci sono 3 abilità bloccate: la modalità Infinite, la Boss Rush e Mother of the Future. Ok, che evidentemente sblocchiamo completando le modalità precedenti. Io direi di cominciare dalla storia e abbiamo qui la scelta della difficoltà tra soldi facili, che ha quindi continui illimitati, nemici più deboli. Intanto a sinistra abbiamo John Connor da ragazzino, no problemo, uno scontro bilanciato, e abbiamo il T800 e poi hasta la vista col T1000. Io direi di iniziare con no problemo, una roba bilanciata, ragazzi, perché sto provando il gioco qui insieme a voi per la prima volta, quindi andiamo senza problemo, veramente. Il futuro sta arrivando, lo vedo chiaramente nei miei incubi. Presto un attacco nucleare annienterà l'umanità in un istante. Giorno del giudizio. Ci sta che non sia doppiato, ragazzi, lo preferisco per quello che è. L'attacco verrà da Skynet, un'intelligenza artificiale ribelle sviluppata dalla Cyberdyne Systems. Nella loro arroganza sono stati ciechi ai rischi del loro lavoro, al futuro che stavano creando. Quanta verità nella nostra realtà quotidiana, ragazzi, con l'avvento dell'IA. All'indomani i sopravvissuti troveranno la forza di lottare contro le macchine. Li guiderà mio figlio, John Connor, l'ultima speranza dell'umanità. Quindi chi sta parlando è ovviamente la madre, Sarah Connor. Ma non è ancora pronto. Devo assicurarmi che lo sia. Eccola! Meravigliosa, non ricordo il nome dell'attrice, che ormai ha un'età, è apparsa anche nella serie TV di Stranger Things ultimamente. Pare che tu abbia delle armi, niente male, consegnacelo, il ragazzo morirà. Ok.
Livello 1, città deserta. Quel bastardo a John, devo salvarlo a ogni costo. Ok, sembra che abbiamo 3 vite. E iniziamo appunto con la cara Sarah Connor. Ragazzi, io come sempre sto usando il controller Microsoft. Vediamo un attimino uno sguardo fugace ai controlli e ai comandi. Con le freccette ci muoviamo, ci abbassiamo, con A saltiamo, X spariamo, diretto sinistro miriamo, attacco in mischia con Y e sotto più A si scivola. Ok, va benissimo. Spero di ricordarmeli, non sono tanti, però. Copper Valley, TX 1994, perfetto. Ok, quindi questa è la... cosa voglio provare? Subito l'attacco in mischia, perfetto. Mirare, ok. Quindi la mira è analogica, cioè nel senso non ci permette di mirare tutto intorno, ma solo in a determinate gradazioni, per così dire. Ok. Si può giocare tanto con le freccette quanto con l'analogico, ragazzi, quindi io sto giocando con l'analogico, adesso mi viene più facile, credo. Ah, com'è che ci si abbassava? Già mi sono dimenticato. Ah, semplicemente così e poi si spara dritti, ok. Semplicemente con la freccetta sotto, insomma. Ok. Beh, raga, non ho fatto nessun appunto per quanto riguarda lo stile grafico, perché, insomma, è quello che è, ma non è affatto come dire, un difetto. Cioè, a me piace tantissimo. Ovviamente vi deve piacere questo stile qui. Vediamo una cosa. Spara, perché mi dice di sparare? Ah, per sparare alla cassa, ok. Pensavo si potesse usare come una sorta di copertura. Qui possiamo scivolare al di sotto. Bellissimo questo sistema di accovacciarsi e sparare, molto Metal Slug, molto giochi arcade di quell'epoca, no? Epoca anni 90. Vediamo se... Ok, basta che cadiamo addosso ai nemici e gli facciamo del danno un po' alla Super Mario, se vogliamo. Attacco in mischia, abbiamo preso una vita addirittura, ottimo. Andiamo qua sopra. Spariamogli lì, proprio lì. Credo che non abbia gradito molto, a noi ci fa piacere. A lui alle gambe, a lui là sopra. Al signore qua, magari appena si sporge, esatto, lo andiamo a benedire. Vediamo se... Sì, c'è l'attacco in diagonale quando saltiamo, ma non in basso. Oh sì, mentre miriamo, sì, giustamente si può fare. Ok. Saltiamo di qua. Salutiamo il signore. Ok. Altra vita. Checkpoint. Molto bene. Vediamo se quello esce, perfetto. Questi qua li ammazziamo semplicemente in questo modo qua. Ok, grandioso. Beh, raga, che dire, un gioco del genere oggigiorno secondo me ci sta tantissimo, perché soprattutto poi dedicato a un brand così famoso come Terminator, uno si aspetta poi, sapete, un AAA di quelli, non lo so, alla... non voglio fare paragoni, però per dire uno di quei giochi, sapete, tutti pompati. Intanto abbiamo trovato John. Mamma, attenzione, c'è il bossone, il primo boss, Bandito Bob. Invece secondo me un gioco del genere, stavo dicendo, ci sta proprio tanto. Veniamolo da vicino così, pam pam. Questo sapete che mi ricorda, raga? Mi ricorda quel boss di Metal Slug, il tizio con la mitragliatrice, non mi ricordo come si chiama, ma più o meno a livello concettuale me lo ricorda abbastanza. Il pelatone con la mitragliatrice, se avete presente. Allora, andiamo di qua. John intanto che fine ha fatto? È scappato. Vabbè, inseguiamolo. Ok. Esci, perfetto. Vabbè, primo livello molto easy. Abbiamo ottenuto il grado S senza fare granché. Mamma, li hai uccisi? Ladri. Non è più sicuro qui. Il tuo addestramento dovrà attendere per ora. Prenderò in mano io la situazione. Mamma mia, che uomo, Sarah Connor, che uomo. Allora, sto tenendo d'occhio il laboratorio. La Cyberdyne nasconde una fabbrica segreta. Ok. Quindi giochiamo ancora con Sarah. Io sono anche curioso poi di vedere come varia il gameplay nei panni dei Terminator, no? Se ci fanno usare, ovviamente, Arnoldone, il T800, ma poi anche il T1000, non so se lo comandiamo noi, oppure se
è usato dal computer, no? Addirittura ci hanno buttato un cane addosso con tanta cattiveria. Un Doberman. Ah, comunque vedete, vi faccio vedere una cosa. Io ho usato l'attacco per sparare, e quando siamo vicini al nemico passa automaticamente l'attacco in mischia, quindi non c'è bisogno di ricordarsi necessariamente di usare l'attacco in mischia quando siamo vicini. L'attacco con arma da fuoco diventa automaticamente l'attacco in mischia. Cos'è quello? Il robot per la pulizia. Ok, allora apriamo. Bello che sfonda le porte a calci. Prendiamo un ascensore. Scivola. Però qui c'è qualcosa che credo che sia... Ah, vabbè, potevamo passare di sotto. Ce ne frega relativamente poco. Molto vecchia scuola questo gioco, nel senso che anche solo toccando nemici o dispositivi nemici ci facciamo del danno, anche se non ci colpiscono effettivamente, basta sfiorarli. Molto 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 arcade anni 90. Ok. Bellissimo, divertentissimo tra l'altro finora. Il feeling, ragazzi, sia dei comandi che dello shooting all'interno di quello che è il gioco, capiamoci, è fatto bene. Fatto molto bene. La grafica, inutile dirlo, mi fa impazzire. Abbiamo beccato una trappola, non l'avevo proprio vista, che andava evitata a tempo, ma non avevo proprio intuito. Ecco, vabbè, qui sono scemo io. Avevo visto nei trailer che quando c'erano queste rientranze, queste porte verso altre stanze, ci potevamo tipo riparare, ma forse non... il gioco non lo prevede ancora. Vediamo un attimino di far fuori sto robot qua. Se cadiamo addosso a no, non ci sono riuscito. Dovevamo stenderlo immediatamente, però. Sì. Vedete, ci siamo fatti mi sa male per semplicemente toccare il nemico. Questa cosa non so fino a che punto mi piace, però va bene. Allora, vediamo le trappole. Pam. Dobbiamo andare di sotto. Ok. Ok. Sicurezza del laboratorio. Ok, sembra una specie di battaglia contro più minion. Contro più nemici. Anziché una vera e propria boss fight. Però vedete, hanno in alto la vita in comune, come se fosse tutto un unico boss. Quindi questa è una boss fight a tutti gli effetti, però di gruppo. Ok. Sempre un S, nonostante abbiamo preso un paio di schiaffi, però ce l'abbiamo fatta. I livelli non durano tanto, almeno per adesso, e devo dire che la cosa non mi dispiace affatto. La loro ricerca è più avanzata del previsto, devo radere al suolo questo posto. San Francisco. Diamo uno schiaffone subito a... Ah, ok. E beh, gliel'abbiamo dato lo stesso, l'ha fatto la cutscene, ma gliel'abbiamo dato. Quello ce lo siamo beccati. Vi devo dire che a livello di stile e di grafica mi ricorda un gioco che io giocavo all'epoca, quella dei dinosauri, per capirci. No, all'epoca dell'Amiga 500, che era Turricane. Mi ricorda molto Turricane sia come stile, proprio a livello di shooting e tutto il resto, che anche a livello grafico. Ovviamente ci sono delle migliorie non da poco, perché questo è un gioco appunto moderno, ispirato a una grafica arcade anni 90, però si vede che insomma anche a livello di feeling è molto rinnovato, è molto meno macchinoso dei giochi di allora. Io mi chiedo se andiamo sotto questa pressa, se ci facciamo semplicemente male, oppure se schiattiamo
instant, però non voglio provarlo a meno che non accada per una fatalità. Ok. Possiamo saltare qua su, attaccarci, vedete, ai cavi. Benissimo. Io voglio usare un Terminator, ragazzi, non vedo l'ora. Però è bellissimo, secondo me, che abbiano creato un gioco del genere come omaggio alla saga di Terminator e in particolare a Terminator 2. Immaginate ora, fate un piccolo sforzo di immaginazione, immaginate un gioco del genere uscito in concomitanza con il film all'epoca. A parte che sarebbe stato qualcosa di... sarebbe stato tipo il miglior gioco in circolazione di questo tipo, perché, come ho detto, questo è un gioco moderno trasposto in chiave retro. Però sì, sarebbe stato qualcosa veramente di ultra figo. Probabilmente ce ne ricorderemo ancora oggi, perché esistevano giochi del genere, ma ovviamente non con questa qualità. Assolutamente. Ah! Me lo sono preso in pieno. Pieno di trappole questa sequenza. Anche con la scivolata si rompono questi affari. Ok, buono a sapersi. Poi possiamo andare... ah, ok, di sotto a prendere questo, oppure andiamo direttamente di sopra di qua. Quello lo lasciamo passare. Ok. Stendiamo lui. Evitiamo le fiamme. Uno, due, combo. Scivolata più... aia. Più schiacciatina. No, dicevo scivolata più schiaffone, mi sembra. Calla, ci stiamo massacrando veramente. Meno male c'era la vita, perché sennò veramente ho giocato malissimo. Mi sono beccato tutti i danni evitabili. Difesa della fabbrica attivate. Oh, un'altra boss fight. E vediamo a sto giro come si fa. Ecco, bene, ci siamo beccati una pallotta proprio in faccia. Vediamo se riusciamo. Ecco, no, così non va. Insomma, ce l'abbiamo fatta. Però, ragazzi, se avessi giocato così a difficoltà maggiore, secondo me non mi sarei salvato. E infatti il gioco ci ha anche punito anche a difficoltà media con una A anziché una S. Ci sta, ci sta. Bastardi. Un prototipo di Terminator. Stop! A terra! Ora! Ti rendi conto di cosa stai facendo? 3 miliardi di vite umane! Non te ne frega un cazzo? John. Ho fatto di tutto per fermare il giorno del giudizio e distruggere Skynet prima che venisse creato. Ovviamente la Cyberdyne ha insabbiato tutto, mi ha chiuso in un maledetto ospedale psichiatrico. La storia ufficiale è che ho cercato di far saltare una fabbrica di PC. Fabbrica di computer, se solo fosse così semplice. Penso a tutte quelle vite che avrei potuto salvare. Il futuro da cui avrei potuto salvare mio figlio. Mi dispiace, John. Oh, e adesso mi sa usiamo John invece nel futuro. Pare che Skynet stia creando un congegno per inviare i Terminator nel passato. Dobbiamo scoprire le coordinate. Guerra del futuro, infatti livello 4. Ragazzi, intanto sentite la musica originale in sottofondo, che è veramente una figata. Qui abbiamo praticamente gli stessi comandi, a parte sto vedendo già l'arma laser. E poi con Y, anziché avere l'attacco in mischia, il ceffone di Sara, abbiamo il tubo bomba.
Ok. Allora facciamo così ragazzi, visto che io non voglio far durare più di tanto questo scopriamo, finiamo questo livello con il buon John, in modo tale che abbiamo visto il gameplay con Sara, vediamo il gameplay con John nel futuro, e poi, se volete la parte quella succosa, quella con il Terminator che sicuramente arriverà, me lo scrivete qui nei commenti, mi lasciate un mi piace, e se arriviamo a un tot di mi piace, vi porto alla seconda parte con tutte le altre varietà. Quindi sicuramente se c'è il T800, con il T800 con Arnoldone, lui ci stanno intanto ci stanno facendo veramente il sederino, dicevo, e poi se c'è anche la possibilità di giocare col T1000 anche col T1000. Intanto per ora inutile dirvi, il gioco mi sta piacendo tantissimo. Ecco la possibilità di trovare riparo che vi dicevo prima. Aia. Un attimo che ci vuole. Non è facile, serve concentrazione. Serve concentrazione, assolutamente. Aia. Calla. Anche questa boss fight, ragazzi, ricordava un pochettino una di Metal Slug. Quella proprio del primo, se non mi sbaglio. Che c'è quel boss meccanico alla fine sul lato destro che spara i raggi. Diciamo che secondo me si sono ispirati non poco. Abbiamo cambiato arma, tra l'altro, vedete, abbiamo quest'arma che spara questi raggi verdi diversi. Ok. Qui possiamo cercare riparo e direi che è il caso di farlo. Perfetto. Ok. Ottimo. Aia. Ah, quello ci becca. Ok, ci becca anche se siamo... Anche se siamo abbassati. Sbam. Quante bombe abbiamo? 2 ancora? Ok. Quindi questo va saltato evidentemente. Non ci si può accovacciare, bisogna saltare per forza. Ecco. A momenti ci fanno secchi. L'ho detto. Terminato. E vabbè ragazzi, ci devo prendere un po' la mano. Ecco, parlando di mano, qui c'è la scena tipica del T800 che, esatto, fa il segno dell'ok col pollicione alla fine del film, quando viene praticamente sciolto, terminato, è il caso di dire. E ragazzi, purtroppo in questo caso vediamo anche come funziona il game over. Quindi c'è questa scena qui, abbiamo dei continua perché siamo nella modalità appunto standard, quella media, e poi i vari punteggi della modalità storia, no problema. Bene ragazzi, noi per adesso ci fermiamo qui. Come vi ho detto, se volete una seconda parte dove avanziamo e magari vediamo il gameplay con i vari Terminator, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate mi piace, se non siete iscritti al canale fatelo attivando anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui futuri contenuti, sui futuri video. In descrizione poi trovate il mio link di affiliazione ad Instant Gaming, tramite il quale potrete acquistare chiavi di gioco a prezzo scontato e supportare il canale allo stesso tempo in modo completamente gratuito, oltre ovviamente a tutti i miei social e al mio gruppo Telegram pieno di videogiocatori come voi. E anche per oggi è tutto, il vostro The Prince vi manda un meccanico abbraccio stritolante tipo T800 e noi ci vediamo alla prossima e non dimenticate, giocate con passione. Ciao a tutti!